Ciao a tutti, oggi vorrei parlarvi di questo film, Flying Over Everest. L'uomo sogna di volare, cantavano i Negrita, il volo, il sogno di Leonardo da Vinci, ma anche il tema tanto caro ad Hayao Miyazaki, il maestro dell'animazione giapponese a cui ho già dedicato un paio di video, ed il volo sarà anche il tema del video di oggi, dedicato a questo Icaro contemporaneo, a Angelo D'Arrigo, l'uomo che volava con le aquile. Angelo D'Arrigo è stato un deltaplanista, un aviatore, un uomo capace di grandi imprese che per un tragico e triste scherzo del destino scomparve nel 2006 quando un piccolo aereo di cui Angelo era passeggero precipitò. La famiglia di Angelo ha però continuato attraverso la fondazione Angelo D'Arrigo a portare avanti i suoi sogni ed i suoi insegnamenti. E proprio a questo icono contemporaneo è dedicato questo bel film, Flying Over Everest. Come detto, fu un uomo straordinario che pur nella sua breve vita ha compiuto imprese incredibili. È stato aviatore, ricercatore, deltaplanista. E due furono i progetti di Angelo D'Arrigo documentati in questo bel film, Flying Over Everest, riuscire a compiere un'impresa più unica che rara, ovvero sorvolare l'Everest, la montagna più alta del mondo con un deltaplano senza motore e anche tentare di reintrodurre due aquile delle steppe nel loro territorio naturale e liberarle così nel loro antico territorio, nella valle dell'Everest. Ora vado a leggervi un estratto dal libro In volo sopra il mondo. C'è un uomo che insegna a volare agli uccelli, che percorre con loro le rotte migratorie, un sognatore che un giorno ha volato sopra l'Everest. Nel 2002, all'interno di un programma di ripopolamento guidato dall'Università di Mosca, Angelo D'Arrigo ha lasciato schiudere sotto il suo deltaplano le uova di un piccolo gruppo di gru siberiane. Seguendo le tecniche dell'imprinting, ha dato da mangiare ai piccoli pulcini con un becco artificiale e gli ha insegnato poi a procacciarsi il cibo e a volare. Amò i rapaci e il loro volo istintivo sui quali compì approfondite ricerche. Condusse una nidiata di gru siberiane dal circolo polare artico al Mar Caspio. Reintrodusse specie a rischio estinzione nell'Himalaya in Sud America, aquile e condor allevati. Nella Galleria del Vento studiò il primo deltaplano della storia, la piuma di Leonardo. Percorse il Sahara e attraversò il canale di Sicilia, sfiorò la vetta dell'Everest e volò fino a 9000 metri di quota. Fino a quando le gru lo hanno seguito lungo la rotta migratoria che va dal circolo polare artico al Mar Caspio, attraverso tutta la Siberia. Siberia Migration era la seconda tappa del progetto Metamorphosis, iniziato con la traversata del Sahara insieme a un'aquila, anch'essa educata come una figlia. Con un'altra aquila, Gea, D'Arrigo ha affrontato poi la prova più ardua, da tutti considerata impossibile, volare sopra l'Everest in deltaplano. Una vita di avventure, come quando per un incidente diplomatico, durante un volo in solitaria a Catania-Cairo, è stato catturato e trattenuto per circa un mese in un carcere libico. Gli incontri magici con sciamani e tuareg, il rapporto intenso e intimo con gli animali e con la propria solitudine, la spinta incontenibile verso l'estremo, la scoperta, il folle volo. Leggere queste pagine suscita una meraviglia quasi infantile, una percezione netta dello straordinario, l'emozionante vertigine di essere sopra il mondo. Vi leggo ora un estratto dalla prefazione del libro scritto da Piero Angela. Chissà come sarebbe stato felice Leonardo da Vinci nel vedere Angelo D'Arrigo volare sui deserti, attraversare il Mediterraneo, volare sopra l'Everest e planare per centinaia di chilometri appeso semplicemente a un marchingegno fatto di bacchette e tessuti. Perché è questa la cosa straordinaria del deltaplano e delle sue varie versioni. È una macchina volante che non si muove grazie alla propulsione di un motore meccanico, ma grazie al motore che da sempre esiste in natura, quello dei venti e delle correnti ascensionali, le cosiddette termiche. Per la prima volta un uomo ha sorvolato l'Everest con un deltaplano. La storia, il mito, le leggende dell'antica terra himalayana fanno da sfondo al racconto e alla tensione che cresce mentre per Angelo D'Arrigo si avvicina il giorno della verità. Ci si dovrà aspettare venti che soffiano oltre i 200 km orari e repentini cambi di clima per poi scoprire alla fine che il tempo potrebbe non bastare per tornare indietro. Angelo porterà con sé due splendide aquile delle steppe, una specie ormai estinta in quest'area, come parte di un progetto di reintroduzione, un documentario sulla preparazione, la tensione e il rischio estremo con immagini esclusive dell'Everest visto dall'alto. Questo è il contenuto del documentario Flying Over Everest. Ora andiamo a vedere un po' più da vicino il contenuto del libro In volo sopra il mondo. Ci sono molte bellissime fotografie contenute all'interno di questo bel libro.
ed ecco qui la piuma nel disegno originale di Leonardo da Vinci. Vi leggo ora le parole di Angelo D'Arrigo. Altri continenti mi aspettano, altri orizzonti. Molti mi chiedono cosa mi spinga ad andare sempre oltre. Non è agonismo, con le sfide ho smesso da anni, né è solo il bisogno di misurarmi con i miei limiti, come a volte ho creduto. No, è qualcosa di più semplice e intimo. L'istinto di esistere nella natura a modo mio, che mi tiene sveglio la notte, che mi illumina e mi entusiasma. Queste le parole contenute all'interno del libro, In volo sopra il mondo. Parliamo ora della piuma che vi ho mostrato all'interno del libro. E Leonardo da Vinci aveva ideato una macchina tra le tante che avrebbe dovuto permettere all'uomo di realizzare uno dei suoi sogni impossibili, volare. Angelo D'Arrigo dimostrò a distanza di oltre 5 secoli che le intuizioni meccaniche del genio Leonardo erano corrette e la piuma avrebbe realmente potuto librarsi in aria. Il problema erano i materiali di allora, legno, tela, ferro, ovviamente non adatti perché troppo pesanti. Ma la moderna riproduzione della macchina volante provata da D'Arrigo venne realizzata con un telaio in alluminio e vele in Dacron da tecnici della Icaro 2000, società specializzata nella costruzione di deltaplani sportivi. Il volo è la mia passione, ne ho fatto una carriera professionale, ma è prima di tutto lo scopo della mia esistenza, l'ampiezza degli spazi aerei, la libertà di non seguire un percorso stabilito da una strada e i tuffi in picchiata nel vuoto con le ali dispiegate a reggere il peso, le accelerazioni gravitazionali nelle virate, la terza dimensione. In me tutto tende all'aria, finché i miei piedi toccano terra fremo dal desiderio di librarmi. È come una febbre, perché volare è uno sguardo alternativo sulla realtà che schiude la fantasia. Queste sempre le parole di Angelo D'Arrigo a proposito del volo. Lui che ha sorvolato mari, deserti, vulcani, catene montuose, insieme ai volatili, come detto dalle aquile delle Alpi fino ai rapaci dell'Himalaya, dagli avvoltoi dell'America Latina a quelli australiani. Angelo imparò ad osservarli, a convivere con loro, nel loro elemento, e tutto il suo bagaglio di esperienza è stato messo al servizio di documentari, di ricerche, anche in progetti, come detto, volti alla reintroduzione di queste specie animali nelle loro terre d'origine. Un uomo straordinario che io ho avuto la possibilità di riscoprire alcuni anni fa, che, come detto, nella sua breve vita ha compiuto qualcosa di straordinario. Anche lui un grande sognatore. Tema che diventa pian piano ricorrente qui nei miei video, poiché io ho da sempre ammirato questi uomini capaci di sognare, di andare oltre le convenzioni, e Angelo D'Arrigo è stato senz'altro uno di questi. Vi consiglio perciò di riscoprire la sua storia anche attraverso altri documentari come Nati per volare, per esempio, un altro bellissimo documentario dedicato ad Angelo D'Arrigo, e di cominciare, perché no, da questo bel film Flying Over Everest e da questo libro In volo sopra il mondo. Con questo vi saluto consigliandovi di riscoprire la storia di questo grande personaggio che è stato Angelo D'Arrigo, e vi rimando ad un prossimo video. A presto, grazie ancora a tutti, see you soon e lunga vita e prosperità.